E finalmente rieccoci qui, buongiorno signori, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora ragazzi, giovedì 11 maggio, bel tempo fuori, primavera, freschina, si sta bene. Quindi, momento sbarbata. Cosa utilizziamo oggi? Allora ragazzi, partiamo subitissimo dal rasoio. Voglio fare un appunto. Cioè no, voglio fare una cosa, non è un appunto, non è niente, insomma, non vi rompere le scatole. Utilizziamo oggi il nostro caro Impero, il primo rasoio che avete visto su questo canale, però mi sono un po' rotto le scatole, dove sta sto rasoio, sapete? Quindi facciamo una cosa, così cambiamo un attimino, prendiamo la testina e facciamo una cosetta interessante. Un attimo, che è un po' dura. Ecco, dovremmo esserci. Sì. Vediamo? Si nota? L'abbiamo fatta diventare slant, ragazzi. Con un pochino di torsione, basta un pochettino di sforzo, voi prendete la barra normale. Sto scherzando, ragazzi, vi sto prendendo in giro, ovviamente, no? Perché qui mi diverto. L'avete visto il video di un paio di settimane fa? Sì, mi hanno detto che sono blasfemo. Vabbè, ma io mi sono fatto una risata, ragazzi. Ma qui ci prendiamo troppo sul serio. Un pochino di leggerezza, ma che ci frega. Allora, io intanto sto andando a rimontare tutto l'ambaradam perché per fare sta pagliacciata giustamente mi dovevo preparare un attimino, no? Quindi, che cosa andiamo a utilizzare oggi? Veramente leggione slant di Goodfellas. Con questo manico molto carino, anche se preferisco quello dell'Impero, mi sembra fatto un pochettino meglio. E la testina, appunto, slant di Goodfellas, che spero si noti un po' abbastanza, è leggermente, no? Torta proprio. La lametta all'interno di questa testina viene torta. No, torta, quella se magna. Quindi andiamo a metterci subito la lamettina dentro che ho preventivamente scartato perché sennò veramente perdo troppo tempo. E mo vi faccio pure vedere che lamettina ci ho messo dentro. Ci ho messo una delle mie lamette preferite. Montate. Ok, lametta simmetrica. Rimettiamo la nostra borchietta. Ok, di plastica per proteggere la testina perché sono ossessionato da queste cose. Poi mi dà fastidio quando il metallo struscia, fastidio. Ci ho messo ci ho schiaffato dentro una bella Gillette Nacet e via. Poi pennello Omega Roma Colosseo, mo ve lo faccio vedere un attimo, lo tiro fuori dall'acqua, mi do una scaldatina, classico pennelletto, fantastico, mi piace tantissimo, però rimanete sintonizzati perché proprio ieri ho comprato 2-3 pennelletti economici, sintetici, pure un tasso. E vi aggiorno quando mi arrivano, ovviamente. E come sapone da barba ritiriamo fuori il caro Shibusa 2 di The Goodfellas Smile che ho già utilizzato in questo video. Allora, andiamo a scartare il nostro sapone. E adesso vi spiego pure perché ho tirato fuori questo sapone assieme a questo rasoio. Intanto ho messo un pochettino di acqua bella calda, come vi consigliavo anche nell'altro video, per, diciamo, attivare il sapone. Mi bagno il viso e vi spiego tutto. Allora ragazzi, acqua bella calda, oggi ho la pelle proprio infastidita. Il lunedì mi sono fatto una sbarbata con il Downy, che probabilmente è un rasoio che conoscerete tutti quanti. Mi levo i pezzi di ferro, però era la prima volta, non ero abituato e poi io so pure mancino, quindi ho dovuto utilizzarlo al contrario. Vabbè, ho fatto un casino, insomma, non mi sono proprio distrutto, però poco ci mancava, quindi ho recuperato, ma ho sempre questi problemini di imperfezioni, pelle sempre un pochettino aperta, quindi oggi ci serve una bella coccola. Allora, bene, molto bene. Recuperiamo l'acqua che ho messo nel sapone, la verso dentro la mia ciotola che già aveva acqua bella calda. Mi gratto il naso perché mi prude. Sgrullo il nostro pennellozzo. E via, dove faccio in pennello con questi capelli? Chissà come esce. Cominciamo a prelevare il sapone. Facciamo un bel prelievo abbondante, così facciamo una bella schiuma. Allora ragazzi, oggi ho deciso di prendere questo rasoio e questo sapone assieme perché mi sono stati regalati. Mi sono stati regalati dal caro amico del canale, Francesco Stay Shaved. Non
so se ce l'avete presente. Quello che quando comincia i video fa buongiorno, così vicino alla camera. Buongiorno a tutti, bentornati su Stay Shade. Io sono Francesco. Lui, quel tipo là, un tipo un po' strano, insomma, un po' losco, però è una brava persona, non vi preoccupate. È un tipo a posto. Quindi, Francesco, tu sai. Grazie. Quindi, dedicata a te oggi, caro Francesco, questa sbarbatozza. Ci ho messo un pochettino per portare il rasoio perché, a parte che c'avevo in programma di portare altro sul canale, quindi il rasoio ha dovuto aspettare il suo turno, ma ho dovuto aspettare anch'io di poterlo giudicare per bene prima di portarlo sul canale e dare un giudizio magari affrettato. Ci arriviamo. Cominciamo a montare il sapone. Gli do una bagnatina e via. Facciamo partire il montaggio. Saponi di Goodfellas, ragazzi, che lasciano qualche pezzetto quando prelevati dalla ciotola perché è una crema molto morbida, chiaramente, ma montano come se non ci fosse un domani e montano molto bene. Fanno belle schiume. L'ultima volta che l'ho utilizzato ci ho fatto proprio un bel montaggio. Ero proprio soddisfatto del montaggio. Me lo sono detto da solo. Oh, bravo, che bel montaggio che ho fatto. Tronfio proprio. Vai, un altro pochino d'acqua. Ormai lo sapete, ragazzi, che mi piace idratarli per bene i saponi. Mi sono reso conto che se faccio montaggi troppo compatti a stucco e mi resta il sapone in faccia dopo aver passato il rasoio, finisce che mi faccio peggio. Quindi sfruttiamo al massimo la schiumata del sapone, lo facciamo lavorare, si spera, al meglio delle sue potenzialità. Quindi ancora. Intanto questo con pochi secondi di prelievo direttamente dalla ciotola se ne prende un quantitativo generoso. Sentite l'SMR. Oggi non ho detto facciamo l'amore con il sapone. Che ridere. Vedete com'è? Il primo montaggio che feci con questo sapone mi uscì proprio brutto. Dico, ma che caspita ho fatto? Poi l'ho riprovato e ho detto vabbè. E poi mi è venuto bene. Profumazione, ragazzi, già ve l'ho raccontata. Cioè, raccontata, non è che sono andato a profumiere, non sono in grado di raccontare le profumazioni. Comunque è una profumazione molto dolce, con la mandorla che si sente parecchio, la vaniglia, molto da acchiappo. Questa piace, ragazzi, questa piace. Famose HP. Altra acqua. Oh, altra acqua ancora, non mi si è messa l'acqua nel sapone. Immergo nell'acqua e me lo respinge. Ecco, direi che ci siamo quasi, Sì. Allora, finiamo di montare il nostro bel saponetto. Guardate qua, schiuma bella compatta. Questi saponi sono oggettivamente uno step in più rispetto ai Proraso. In generale i saponi da banco, che ripeto, ragazzi, io li adoro, ma ci sta, cioè, c'è pure da dire che quando qualcosa è superiore, con la Proraso eccetera ci si sbarba benissimo senza doverli per forza diffamare. No, è brutta come parola, però anche questi sono bei prodotti, cioè non si disdegna niente, anche perché nella fascia media ci sono sia prodotti buoni che effettivamente valgono quei 10-15 euro e anche altri che... Comunque, cominciamo a fare la prima passata con il nostro come si chiama? Legione Slant di Rasoio Goodfellas. The Goodfellas Smile. Sì, The Goodfellas Smile è il marchio, Rasoio Goodfellas è il sito. Ragazzi, io mi sono scordato pure i video, non ve lo dico, ultimamente non ve lo sto neanche dicendo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete like al video, condividete, commentate, fate quello che potete fare per sostenere il canale. Nella descrizione del video, che vi invito a leggere, ci sono i
molto spesso c'è una descrizioncina che vi lascio io, un messaggio, insomma, un messaggio occulto e tutti i link per acquistare i prodotti. Quindi cominciamo subito e vi dico le mie impressioni su questo rasoio. Allora, tanto l'ho usato già parecchie volte, quindi già ve ne posso parlare. Vi lascio un altro pochettino di ASMR, poi ne parliamo. Bello pienotto. Ecco qua. Allora, questo rasoio, ragazzi, è molto delicato, molto scorrevole, molto silenzioso, nel senso che non ti fa avvertire la lama. Però tutto ciò avviene se becchi il giusto angolo, che è un pochettino risicato, però una volta preso lavora benissimo. Il gap di questo rasoio è praticamente, cerco di farvelo vedere, ma forse è meglio se ve lo dico a voce. Il gap di questo rasoio è praticamente inesistente, mentre la lametta esce abbastanza. Questo potrebbe portare a una lieve sensazione di chattering, ossia vibrazione della lama. Ecco perché tutte queste caratteristiche abbinate non me lo rendono, sinceramente, un rasoio da contropelo. Vi spiego meglio, mentre mi spalmo altro sapone. Essendo un rasoio molto delicato, che appunto, ripeto, quando si usa l'angolo giusto non ti fa sentire la lama, va più a fondo di quanto pensiate. Io già adesso sono andato bello a fondo con la sola passata di pelo, quindi è molto efficace. Acqua, 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 è asciutto, acqua. E siccome appunto mi sono perso un attimo, siccome va molto in profondità, in contropelo rischia di andare troppo in profondità. Questo semplicemente, ragazzi, ed è quello che farò oggi, con una passata di traverso, di pelo e una di traverso, non vi dico che vi fa arrivare al super BBS, però vi fa arrivare belli lisci. Quindi, secondo me, non bisogna spingerlo oltre sto rasoio. Ci ho provato, no, almeno su di me non mi ha dato soddisfazione il contropelo e anzi, ha fatto pure un po' male. Questo proprio perché si sente un po' in contropelo, specialmente la lama vibrare. Non lo so. Nonostante sia torta, quindi teoricamente dovrebbe risultare un pochettino più ferma, sì. Però non lo so, io preferisco utilizzarlo così. Pelo, traverso e già sto andando bello a fondo. Il contropelo con lui è totalmente ridondante, innecessario. Quindi, boh, vi dirò,
Non è neanche non è che visto che insomma io è un regalo di Francesco, io Francesco ti voglio bene, ti adoro, ma devo pure di quello che penso, insomma. Quindi mi piace come rasoio, ma solo per questo caso, quindi pelo e traverso. E siccome a me mi piace fa proprio il contropelo e averci quella giusta profondità, non è proprio un rasoio che, sai, mi viene voglia di utilizzare sempre. Sono curioso di provare altri slant, perché molti, l'opinione di molti è che questa tipologia di rasoi sia effettivamente di troppo. Della serie proprio, cioè a che serve uno slant? Efficace, ma molto delicato. In certi casi troppo delicato. Io così sto facendo un traverso, perché ho il pelo che mi cresce per così, quindi se lo prendo per così, lo prendo di traverso. Quindi andiamo anche qui. Ok. Vedete che ho un attimo sbagliato l'angolo prima, infatti non stava tagliando. Ecco, così sì. Quindi, ripeto, preso l'angolo, lavora benissimo. In contropelo, se vede la barba dura, io vi dico, io non è che ho la barba durissima, non è neanche foltissima, quindi figuriamoci. Se dà fastidio a me, per chi ha la barba più folta di me potrebbe essere effettivamente un problema questa sensazione di vibrazione, quasi di lama che si incastra sotto al pelo, e non dipende dalla lama perché le Nacet, ragazzi, sono praticamente tra le mie lamette preferite e l'ho provato con diverse lame comunque, quindi è una sensazione che ho avuto dopo la prova con diverse lame, non è che prendo una volta, lo uso con una lama sola, magari lo uso pure male e poi dico no, fa schifo, che razza di prova è? Specialmente da uno come me che dei rasoi ne ha provati una decina. Mi serve un attimo di tempo per valutare e giudicare il prodotto che ho sotto mano. Sul baffo, raga, non lo so, è proprio zero sensazione della lama. Cioè, come cosa è fighissima, eh. Però andate troppo a fondo e questo vi lascia il brufoletto. Quindi per me, con lui, per il traverso. Facciamo qualche giusto ritocchino, mi sciacquo un secondino il viso, con l'acqua magari sperando che torni calda. Perché l'ho detto in toscano? Niente, ha deciso di rimanere fredda. E niente, siamo qui praticamente. Allora, un uomo entra in un caffè, splash, sì, racconto le barzellette. Eccola! Ci sono questi momenti di imbarazzo, ragazzi, che in qualche modo vanno pure superati, no? Perché oggi sto parlando a voce bassa. Sarà che sono rilassato? Puntino di sangue. Vabbè, questo è il classico puntino di sangue che si chiude subito, spero. Le ultime parole famose. Muoio dissanguato. Allora, facciamo così. Questo è quello che era rimasto all'interno del pennello. Che comunque, voglio dire. Scusate se è poco. Quello che resta me lo metto un po' sul viso, così. E il resto lo butto. È un peccato però, così, ragazzi. Il mondo è ingiusto, non si può avere a botte piena la moglie embriaca. Allora, facciamo giusto due passatine così. Come vedete io preferisco piccole passate brevi e incisive. Se faccio una passata lunga, raga, mi sfonno. Quindi preferisco evitare. Ok, qui siamo a posto. Qui sul mento. Sì, no, qui non andrei oltre. Qui, giusto un pochettino qui. Facciamo così, anzi.
e non andrei oltre. Qui un pochettino così e basta. Direi che anche con la pelle preventivamente stressata la sbarbata ce la siamo portata a casa senza troppi traumi. Mi sciacquo il viso e arrivo subito. Acqua fresca a sto giro, acqua fresca. Così. No, anche perché più si avvicina l'estate, più sbarbarsi con l'acqua calda diventa faticoso. Certe sudate, raga, che non vi dico. No! Aspettate, mi si è storto il microfono. C'ho sta maglietta che è troppo... Ok, spero non si sia sentito troppo strusciamento nel video. Devo cambiare maglietta la prossima volta. Diventa una un pochino più... un pochino meno... sganganata. E poi, che razza di parola è sganganata? Me la sono inventato adesso. Voi dovete sapere, ragazzi, che io ho la licenza per coniare parole nuove. No, in realtà nessuno vorrebbe, però io lo faccio lo stesso. È così, ragazzi. Sono un free thinker, un pensatore libero. Ok, ragazzi. Allora, risultato. Ottimo. Ci siamo. Ripeto, con un rasoio che non è uno dei miei preferiti, Ve lo dico chiaro e tondo. Nonostante sia anche stato un graditissimo, non la prendete male, nel senso i regali sono sempre graditissimi, ma uno deve pure dire quello che pensa, insomma, no? Dare un'opinione rispetto al prodotto che sta provando. Allora, io ve lo faccio vedere il risultato. Credetemi, non credetemi, regà, purtroppo in questo periodo ho la pelle stressata, sono tutto stressato, regà, mi stanno spuntando i capelli bianchi, c'era uno qua, un paio di anni fa mi è comparsa una ciocca dei capelli bianchi qua sopra, mi è venuta l'ansia, regà, ma ho 24 anni, ma mi possono venire i capelli bianchi a 24 anni? C'ho pazienza. Qui ho diversi sfregi, chiamiamoli, ma è roba che ho permanentemente, regà, prima, dopo la rasatura, durante, se la lascio riposare la pelle per una settimana, 2 me restano. Qui c'è un bollo. Regà, voi magari vi dite, no, stai a chittare, sta a dire le cose. Regà, fate come vi pare. Post rasatura del sapone oggi sono, ragazzi, particolarmente rilassato, però sento proprio zero irritazioni, zero tirare. Oggi sento pure la pelle vellutata, quindi il sapone ha lavorato veramente bene. Questo vi ricordo è uno dei 2 o 3 saponi di Goodfellas che all'interno hanno il tallow. Goodfellas ha 3 formule, la AJ1 che è la vegetale, che la devo provare, cioè l'ho già provata ma non ho altri saponi di Goodfellas a casa oltre Shibusa. Shibusa poi e anche Tallow Number 1 e Inferno o Kronos, non mi ricordo quale dei 2, c'ha il tallow, e anche se non è particolarmente tallowuoso come sapone. E poi c'è il Re Nero che è una formula completamente diversa con latte di cavalla, non di cavallo, mi dissocio ragazzi. E ottime formule comunque, ragazzi, per quello che costano, secondo me vanno alla grande. Il dopo barba che vi ho fatto vedere nello scorso video, sia l'alcolico che il non alcolico, non ce l'ho più nessuno dei due, perché l'alcolico l'ho restituito al mio amico, ciao Mirko, e il non alcolico l'ho restituito ad Amazon perché tanto mi bruciava la pelle, dico che me lo tenga a fare, Amazon dà questa possibilità, quando la motivazione è giustificata, di fare il reso, e io ho fatto il reso, ragazzi, cioè... Quindi al posto di Shibusa, visto che non c'ho granché da abbinargli a dire la verità, ci mettiamo la nostra lozioncina Cella, che è perfetta per la primavera, secondo me, veramente perfetta per la primavera. Io la adoro, mi piace tanto e come dico ogni tanto, sa di vecchietto gentile. Poi non è particolarmente potente a livello di botta alcolica. Funziona molto bene, mi lascia una bella pelle. È una lozioncina comunque di fascia medio-bassa, diciamo, però per quello che costa fa davvero il suo lavoro. Mi lascia un pochettino appiccicaticcio, ecco perché vi dico anche medio-basso, però diciamo che sta appiccicaticcio se ne va via subito, ci si dà una sventolata. Quindi ragazzi, ricapitoliamo, vabbè, del rasoio ne ho parlato estensivamente, del sapone ne ho appena parlato, quello, quell'altro, il pennello ragazzi, il Roma, io sinceramente, è un bel pennello ragazzi. Darà un po' magari la sensazione di plasticoso della setola, quindi se siete particolarmente sensibili a questa cosa magari evitate, però io vi dico che anche se è così, provatelo, Omega Roma Colosseo, perché
È proprio un bel pennello, ragazzi, per quello che costa è uno dei migliori sulla fascia di prezzo. Poi, quando vorrete fare un upgrade, vi comprate o l'N3C, me lo scordo sempre, l'N3C della Body, questo è il ciuffo N3C che ha meno sensazione di plasticoso secondo me, però è anche molto sostenuto come backbone, mentre il Roma è più bilanciato, si apre meglio in viso. Quindi ragazzi, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, poi magari di pennelli, di rasoi, ne parliamo più estensivamente in video dedicati, fatemi sapere se volete degli approfondimenti al riguardo. Il vostro consapevole tonsore di quartiere vi saluta e noi ci vediamo al prossimo video. Niente, ciao, 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 su!